Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi parleremo di un argomento un po' particolare. È un argomento che mi avete richiesto in molte nel giro di queste ultime settimane ed effettivamente è un argomento importante ed è importante conoscerlo e quindi parlarne. Stiamo parlando della porosità dei capelli. È molto importante conoscere effettivamente la porosità dei nostri capelli per un semplice motivo, innanzitutto, per capire come strutturare la propria routine tricologica. Conoscendo il livello di porosità dei nostri capelli e quindi capendo effettivamente come loro si comportano a seconda dei trattamenti cui li sottoponiamo, possiamo effettivamente capire quali sono le necessità dei nostri capelli e quindi di conseguenza organizzare in modo più adatto possibile la nostra routine tricologica. Ma effettivamente sentiamo molto parlare di questa porosità e molti parrucchieri affrontano l'argomento della porosità dei capelli, ma effettivamente che cos'è la porosità? Quando parliamo di porosità dei nostri capelli facciamo riferimento alla capacità di assorbimento che hanno i capelli nei confronti dei liquidi che possono essere l'acqua, ma possono anche essere trattamenti di tipo acquoso oppure anche di tipo oleoso. Quindi andiamo a capire la capacità che hanno i nostri capelli di assorbire i trattamenti, quindi di essere più recettivi ai trattamenti cui li sottoponiamo. Questo fenomeno quindi dell'assorbimento dei liquidi e delle sostanze dipende fortemente dallo stato in cui verte la cuticola del nostro capello, che fondamentalmente, non so se magari tutti lo sanno, ma è quella parte più superficiale del capello, quindi è la parte che sta a contatto diretto con l'aria, con l'acqua, con gli agenti atmosferici, con gli agenti di stress e con tutte quelle meccaniche che vanno comunque a interagire con il nostro capello. Quindi è quella parte che è più esposta e che quindi sarà la prima a subire diciamo così il contatto con l'ambiente esterno, che può essere qualsiasi cosa, possono anche essere trattamenti cui sottoponiamo i capelli, e la cuticola comunque è la prima a essere danneggiata o comunque intaccata nel corso del tempo. Questo un po' capita a prescindere dai trattamenti che facciamo, nel senso che comunque in ogni caso, se trattiamo bene i nostri capelli, se li sottoponiamo a trattamenti rispettosi o comunque adatti a loro, comunque nel tempo un po' il capello tende leggermente a rovinarsi, perché il capello non ha capacità di rinnovamento o di rigenerazione come ad esempio può averla la pelle, che è un tessuto vascolarizzato e quindi ha il potere di rigenerarsi nel momento in cui subisce dei danni. Quindi comunque il capello nel corso del tempo subisce comunque dei danni e il suo mantenimento o la sua degradazione o il suo danneggiamento dipendono molto anche dallo stato della cuticola. Quindi fondamentalmente questo fenomeno è fortemente dipeso dallo stato in cui verte la cuticola del nostro capello. Ora, la cuticola si può presentare in tre modi diversi e quindi può dare origine a un livello di porosità diverso. Abbiamo un primo stato della cuticola che si presenta con appunto le scagliette aperte. Voi dovete figurarvi il capello come un fusto unico che è diciamo così disseminato di tante piccole scagliette, un po' come le squame del pesce, un po' come le squame di una sirena. Ecco, pensate un po' alle squame della coda di una sirena, è una visione molto più romantica e quindi è disseminato da queste cuticole, che ovviamente possono danneggiarsi oppure possono rimanere più compatte nel tempo a seconda di quello che succede, quindi a seconda degli agenti che entrano in contatto con i nostri capelli. Difatti avremo un basso livello di porosità, quindi una bassa porosità, se tutte le cuticole, quindi tutte queste squame, tutte queste scagliette sono compatte, quindi si presentano tutte rinchiuse e racchiuse tra di loro. Pensate un po' come alle maglie di un'armatura, alle maglie di un maglione, che comunque rimangono ben compatte tra di loro e quindi
non lasciano fuoriuscire o entrare comunque facilmente l'acqua o comunque delle altre sostanze. Questo stato della cuticola, quindi così compatto, così chiuso, così ermetico e quindi così coeso tra di loro, dà luogo, diciamo così, a una bassa porosità, perché in questo modo l'acqua, le sostanze, i trattamenti faranno più fatica ad entrare all'interno, dal momento che il fusto è rivestito da una corazza coesa e piuttosto unita, uniforme, e quindi allo stesso modo nel momento in cui riuscirà ad entrare all'interno del capello farà fatica ad uscire. Quindi da una parte il capello ha bassa porosità, è un capello sicuramente meno recettivo rispetto ai trattamenti cui lo sottoponiamo, e quindi anche rispetto all'umidità che c'è nell'aria. Infatti un capello che ha una bassa porosità, quando ad esempio viene a contatto con l'umidità dell'aria, non si gonfia. Tutti quei capelli e tutte quelle ragazze che si lamentano effettivamente dei capelli che gonfiano quando ad esempio escono la sera e c'è un alto tasso di umidità nell'aria, beh, probabilmente i loro sono capelli che hanno un grande assorbimento dell'acqua che quindi è presente nell'aria e quindi hanno un'alta porosità. Ricollegandoci appunto a questo esempio, un capello ad alta porosità, quindi con una maggiore capacità di assorbimento dei liquidi, avrà tutte queste cuticole non coese in modo uniforme, ma ci saranno i fusti che appunto hanno queste cuticole leggermente alzate, e quindi la cuticola nel momento in cui è alzata, quindi è sollevata, permette l'ingresso a sostanze, a acqua, a gel, oli, tutti i trattamenti cui noi sottoponiamo i capelli. Quindi il capello da una parte positiva, direi, è recettivo ai trattamenti che facciamo. Quindi se noi ad esempio facciamo l'ennè su un capello che è molto poroso, quindi è anche al tatto, è un capello che si presenta anche un po' più ruvidino rispetto a un capello con bassa porosità, avremo una maggiore presa del colore, e questo perché il capello appunto tende ad assorbire con maggiore capacità appunto quello che sta sul capello, che in questo caso può essere l'ennè, ma può essere un gel, può essere un olio, perché magari facciamo dei trattamenti oleosi oppure facciamo un leave-in, quindi fondamentalmente riuscirà ad incamerare molto più facilmente quello che sta sul capello, e in questo modo però riuscirà ad incamerare tutto, quindi sarà più recettivo anche agli odori, sarà più recettivo anche agli odori sgradevoli. Ci sono molte ragazze ad esempio che si lamentano e appunto mi scrivono anche: ma come faccio a togliere l'odore dell'uovo, l'odore della cipolla, l'odore dell'ennè, l'odore dell'aceto? Oppure anche molte ragazze fumatrici che si lamentano appunto di avere dei capelli costantemente puzzolenti di fumo, ecco. Beh, ecco, nel caso in cui dopo tanti lavaggi, dopo tanti trattamenti e manipolazioni vedete che i vostri capelli comunque non ritornano ad un odore, ecco, anonimo, comunque eliminano l'odore che è intrappolato all'interno dei vostri capelli, probabilmente avete dei capelli con un'alta porosità. Quindi dovete, ecco, attenzionare un po' questi fenomeni, perché comunque sono dei sintomi che vi possono fare capire un po' effettivamente il livello di porosità dei vostri capelli. Solitamente i capelli che hanno un'alta porosità sono i capelli che sono stati sottoposti a trattamenti, quindi i capelli che magari sono stati piastrati per molti anni, che sono stati sottoposti quindi a fonte di calore per molti anni, per molto tempo, oppure trattamenti, stilature chimiche permanenti, quindi tutti i trattamenti che vanno a deteriorare via via il film idrolipidico che naturalmente il capello ha, quindi che va a mangiarsi quella pellicola protettiva cui il capello è provvisto fin dalla sua nascita. Quindi dovete abituarvi all'idea che comunque il vostro capello è scoperto. È un po' difficile andare a ripristinare in modo totale, in modo ottimale e soprattutto in modo duraturo questo film idrolipidico che quindi fa da protettore al capello. Il livello di alta porosità
a volte è anche un fenomeno che è proprio delle ragazze che hanno dei capelli molto ricci o anche dei capelli afro, perché proprio è una problematica che deriva anche dalla forma stessa del capello, che è esposto in più punti, mentre il capello liscio cade perpendicolarmente, quindi anche le sue fibre sono praticamente cadono in modo verticale, in modo dritto, quindi non hanno dei punti deboli. Il capello invece riccio o addirittura molto riccio ha questi movimenti circolari e quindi ha dei punti deboli che sono più esposti a rotture e a danneggiamenti, che invece il capello liscio non ha. Quindi fondamentalmente l'alta porosità è un fenomeno che troviamo in queste due tipologie di capello, anche se tendenzialmente comunque è più difficile effettivamente gestire un capello rovinato piuttosto che un capello riccio, perché col capello riccio è una problematica sì genetica del capello, però comunque si possono attuare tutta una serie di trattamenti, di routine adatte che possono comunque andare un pochettino a migliorare, quindi puoi gestire più efficacemente un capello riccio che per natura magari è un po' poroso. Però effettivamente adesso abuserò grandemente di questo termine, ma andare a curare un capello che è deteriorato a causa di anni di maltrattamenti, ecco, a quel punto è un po' difficile, perché ovviamente il fattore genetico di un capello riccio non potrà mai superare la problematica di un capello danneggiato, quindi a quel punto sarà un po' un problema. Ci sono ovviamente dei modi, ci sono ovviamente delle modalità che ci aiutano un pochettino a gestire la situazione, però ecco, ad un certo punto il capello trattato, rovinato, danneggiato arriva ad un punto in cui non collabora molto e quindi ad un certo punto dobbiamo tagliare. All'inizio vi avevo detto che esistono 3 livelli di porosità dei capelli. Esiste un terzo livello che corrisponde alla media porosità dei capelli. La media porosità è uno status in cui le cuticole del capello non sono completamente coese e compatte, ma non sono neanche completamente rialzate e sollevate, quindi fondamentalmente sono delle cuticole che sono leggermente rialzate, che hanno quindi l'estremità esterna leggermente sollevate, che quindi permettono un minimo alle sostanze e all'acqua di entrare e di fuoriuscire, però comunque con minore transito, quindi sarà un capello che ha una buona recettività ai trattamenti cui lo sottoponiamo, però comunque è un capello che trattiene molto più facilmente l'acqua, che ad esempio possiamo andare ad immettere sul capello attraverso impacchi idratanti, oppure anche è un capello che trattiene molto più facilmente ad esempio le tinture. Quindi è un capello che prende bene la tinta e quindi non fa fatica a stare dietro al potere tintorio della polvere stessa. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe proprio avere un capello a media porosità. Non è buono ovviamente arrivare agli estremi, nel senso avere un capello poco poroso e quindi poco recettivo a qualsiasi tipo di trattamento, al trattamento delle erbe tintorie, al trattamento oleoso, al trattamento gel, perché comunque, come dicevo all'inizio del video, il capello in generale tende un po' a danneggiarsi nel tempo, perché il capello non ha capacità rigenerative, quindi subisce tutto quello cui è sottoposto e comunque in ogni caso va un po' a deteriorarsi nonostante i trattamenti e nonostante le nostre cure, per quanto possano essere adatte e meticolose possibili. Quindi quando il capello a bassa porosità si deteriora per fattori fisiologici, non può essere, diciamo così, gestito nelle cure, non può essere gestito bene nei trattamenti che poi noi facciamo per andarlo un po' a recuperare, perché non sarà recettivo a nessun tipo di cura, perché se noi apponiamo una sostanza idratante, questo non andrà ad assorbirla, quindi sarà un capello che alla fine non collabora. E la stessa cosa un po' il capello poroso andrà ad assorbire qualsiasi cosa noi facciamo, ma andrà a rilasciare qualsiasi cosa noi facciamo, quindi anche quello
è un capello che collabora abbastanza poco. Quindi ragazze, il fatto è questo: quando ad esempio voi vedete che i vostri capelli non sono recettivi ai trattamenti, non sono recettivi ad esempio alle tinture naturali con le erbe, e questa cosa si ripete nel tempo e vedete che comunque non sono assolutamente collaborativi, per quanto voi possiate essere minuziose, possiate essere delicate, premurose nelle cure dei vostri capelli, e comunque non vedete proprio che migliorano, non c'è verso, nonostante magari siano dei capelli che non subiscono trattamenti invasivi, non subiscono calore eccessivo, quindi nonostante voi non li sottoponiate comunque a nulla che possa danneggiarli, probabilmente avete a che fare con un capello che ha una bassa porosità, che quindi non è assolutamente recettivo, ed è un capello anche che si presenta con una texture piuttosto liscia, quindi voi quando lo sfregate tra le dita non sentirete assolutamente ruvidità o inceppamenti appunto nello sfregamento tra le dita. Mentre invece se vedete che avete un capello che incamera qualsiasi cosa, cioè che voi passate tipo davanti a una bancarella di paninazzi fritti o panelle fritte e nel giro di 2 secondi fate lo stesso odore di quella persona che è addetto lì dietro alla friggitrice, che però sta lì da un giorno, è probabile che il vostro capello sia altamente poroso e che quindi assorba qualsiasi cosa. Il problema è che rilascia facilmente qualsiasi cosa, quindi nel momento in cui andiamo a fare l'enne ad esempio scaricherà molto prima, nel momento in cui andiamo a fare un trattamento idratante magari lo prende anche, quindi magari diventa pure morbido, però è un trattamento che non ha lunga vita sui vostri capelli, perché andrà a rilasciare l'acqua che è propria di un trattamento idratante molto più facilmente. Quindi voi, ok, assorbite il trattamento, assorbite questo, assorbite quello, però alla fine non vi resta niente sul capello, e quindi fondamentalmente non c'è un compromesso giusto nell'alta porosità come non c'è un compromesso giusto nella bassa porosità. E vi assicuro che anche avere un capello che non è poroso, quindi ha una bassissima porosità, non è particolarmente bello, perché da una parte il capello a bassa porosità non collabora totalmente, nel senso che si rovina e voi non potete fare nulla per recuperarlo, perché lui non risponderà alle vostre sollecitazioni. Dall'altra parte il capello ad alta porosità risponderà a tutte le vostre sollecitazioni, ma alla fine se ne infischierà totalmente, perché non ha proprio le capacità fisiche di trattenere quello che voi gli date. È anche vero che è un capello che i trattamenti diciamo di aiuto li lascia un po' andare, però è un capello che intrappola gli odori, quindi praticamente è molto recettivo agli odori e è difficile che poi fuoriescano, mentre invece i liquidi fuoriescono subito. Gli odori invece rimangono un po' intrappolati, quindi questo è il problema anche di un capello poroso, che si trattiene tutto, però i liquidi li lascia proprio andare, che nel giro di pochissimo tempo è come se non avete fatto niente, e invece intrappola proprio nella trama del capello l'odore, quindi proprio i profumi, gli odori, anche quelli sgradevoli appunto. Quindi l'ideale sarebbe proprio avere un capello di media porosità. Come si fa allora quando abbiamo un capello troppo poroso o troppo poco poroso? Allora, innanzitutto io vi consiglio di fare un piccolo test per capire il vostro livello di porosità. Io l'ho fatto stamattina questo test, non ve l'ho filmato perché ancora voglio capire bene. Probabilmente ho sbagliato qualcosa, io probabilmente ho utilizzato un capello che non era proprio nudo, perché bisogna utilizzare un capello che potete anche prelevare dalla spazzola, cioè adesso non dovete strapparvi i capelli dalla testa. Quando fate lo shampoo, prima di sottoporlo a risciacquo acido, leave-in e tutto il resto appresso, dovete prelevare un capello dalla vostra spazzola, o se magari durante lo shampoo vi cascano, li raccogliete e li tenete da parte. Dovete praticamente immergere il capello in una bacinella d'acqua, aspettare qualche minuto, io ho aspettato circa 10 minuti, e osservare a che livello si ferma. Quindi ad esempio se voi avete una bacinella, adesso mi dispiace, purtroppo avrei dovuto filmarlo effettivamente, ma se io non sono sicura del mio risultato non ha senso che ve lo faccio vedere effettivamente, perché
devo ancora capire un attimo, è che ormai i miei capelli sono trattati, quindi anche se vado a spazzolarli i capelli cascano, non posso fare questa cosa perché non è attendibile. Comunque vi farò sapere su Instagram che livello sono i miei capelli. Comunque penso che siano bassa media porosità, sto in quel range. Se il vostro capello rimane sulla superficie dell'acqua, quindi proprio rimane in superficie, nonostante voi comunque andate a bagnarlo, avrete una bassa porosità, quindi il vostro capello non assorbe acqua fondamentalmente. Se invece il capello si abbassa un pochettino e si ferma a 1-2 centimetri dalla superficie, quindi si abbassa, quindi affonda, diciamo così, però rimane comunque ad un livello abbastanza alto medio, allora avrete una media porosità di capelli. Mentre invece se il vostro capello affonda totalmente, quindi va sul fondo della ciotola, il vostro capello sarà un capello ad alta porosità, perché andrà ad assorbire appunto i liquidi cui è sottoposto. In questo caso andrà a assorbire l'acqua, quindi da qui voi potete capire effettivamente a che livello corrispondete come porosità, quindi già questo vi fa capire effettivamente cosa fare. Allora, innanzitutto il risciacquo acido per andare a ripristinare il pH acido dei capelli e della pelle, che naturalmente ha un pH acido, soprattutto sui capelli ad alta porosità, quindi capelli porosi, capelli che assorbono. Quindi questo risciacquo acido favorirà la chiusura delle cuticole e quindi andrà a trattenere e a andare a rendere coeso il vostro fusto. Mentre invece i capelli che hanno una bassissima porosità, quindi che non sono praticamente recettivi ai trattamenti, io vi consiglio di fare un risciacquo basico, quindi con l'impiego del bicarbonato prima di fare il trattamento. Ad esempio, dovete fare l'ennè, ok? Lavate i vostri capelli con lo shampoo che preferite, poi fate un risciacquo basico, quindi diluite in una certa porzione di acqua un po' di bicarbonato. Di solito quando io facevo il risciacquo basico, che lo facevo sempre prima dell'ennè, perché sospettavo di avere un capello a bassa porosità, e lo sospetto anche ancora effettivamente, però devo ancora un po' capire la situazione, ma andavo sempre a fare il risciacquo basico prima di ennare. E devo dirvi la verità, se proprio devo essere sincera, anche se ancora non ho avuto un riscontro confermativo, l'ennè mi prende poco da quando non lo faccio più e non colora come effettivamente mi aspetto che faccia, quindi sospetto di avere una bassa porosità, ma come vi ho detto anche prima mi riserverò l'occasione di riprovare, quindi confermare questa mia tesi o comunque di confutarla. Quindi dopo lo shampoo fate un risciacquo basico, fate l'impacco idratante o fate l'ennè. Quando finite, quindi andate a risciacquare l'ennata, andate a risciacquare l'impacco con le erbe, l'impacco idratante, fate un risciacquo acido per andare a richiudere tutto. In quel caso vi servirà, perché in quel caso dovete trattenere quello che avete fatto. Invece per i capelli porosi potete fare tranquillamente shampoo e trattamenti a capelli normali, cioè non sottoposti a nessun tipo di risciacquo, e poi quando avrete finito i vostri trattamenti potete fare il risciacquo acido. In questo modo andrete a richiudere tutte le cuticole e quindi a sigillare all'interno del capello tutto quello che avete fatto, visto che il capello poroso lascia andare tutto ciò cui l'abbiamo sottoposto, tranne gli odori. Questo credo che sia tutto, immagino, riguardo appunto l'argomento della porosità. E fatemi sapere ovviamente sotto se provate questo metodo. Sono stata veramente molto prolissa, però ci tenevo che voi capiste questo argomento perché è molto importante. Mi rendo conto che effettivamente, e spero abbiate anche capito che effettivamente è un argomento importantissimo per stabilire la giusta routine, perché a volte veramente andiamo a fare trattamenti naturali, andiamo a spendere dei soldi, andiamo ad impiegare tempo, pazienza, salute mentale, e poi effettivamente vediamo che non funzionano. Quindi questo ci aiuta un po' a correggere effettivamente tutto quello che sta intorno alla nostra routine tricologica. Quindi spero comunque che il video vi sia utile nel caso in cui ancora siete in una fase di capirci qualcosa. Niente, adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.